Cephi e microcephi è la base di tutte quelle tecniche poi di Ceph-Filler, Ceph-Air, Ceph-Gin di cui andremo a parlare, cioè diciamo quelle che sono le evoluzioni mediche di questa terapia che inizialmente è una terapia chirurgica mini-invasiva e che poi ho voluto trasformare attraverso queste tecniche che sono state standardizzate e pubblicate anche queste in tecniche fattibili in campo medico, quindi a livello ambulatoriale e da medici senza precise skill chirurgiche. Il concetto di Cephi e microcephi. Innanzitutto parte da un concetto principale, che la parte di prelievo del tessuto è una parte molto importante nell'ambito della terapia autologa rigenerativa. Purtroppo fino alla tecnica Cephi e microcephi la parte di prelievo era sempre stata considerata, non era mai stata particolarmente considerata, si parlava di come manipolare il tessuto, di come andarlo ad impiantare, ma molto spesso non si parlava del modo di prelevare. Noi andiamo in realtà a selezionare la dimensione dei cluster cellulari, quindi da come noi preleviamo determinerà tutta la catena di manipolazioni necessarie per poter poi andare ad innestare. Quindi la fase di prelievo diventa fondamentale. E qual è il concetto di Cephi e microcephi? Che più piccoli noi andiamo a prelevare i cluster, quindi più piccoli saranno i cluster che noi andiamo a prelevare, i cluster intendo gruppi cellulari che noi andiamo a prelevare, più importante, più fluido sarà il tessuto, che è fondamentale è avere un tessuto fluido da innestare. Vi spiegherò perché è così importante. E per avere un tessuto fluido avete solo due possibilità. O prelevate già cluster piccoli e quindi avete già un tessuto fluido e quindi dovete manipolare poco, oppure come avveniva in tante altre tecniche prelevate con una tipica liposuzione, dopodiché avrete dei cluster molto grandi che per rendere fluido e quindi per ridurre i cluster dovrete manipolarli. C'è chi li filtra, c'è chi li mette dentro dei macinini, chi usa delle biglie, però comunque sempre una grossa manipolazione che ha il solo scopo di ridurre le dimensioni dei cluster per fluidificare. Se invece noi andiamo a prelevare i cluster cellulari già a dimensioni ridotte, abbiamo già un tessuto fluido, dovremo fluidificare, dovremo manipolare praticamente nullo. Non abbiamo tessuto sottocutaneo. Se prendiamo per esempio invece la regione malare e zigomatica, qui noi abbiamo una pelle più spessa e un tessuto sottocutaneo senz'altro più rappresentato. Ora è ovvio che avere un tessuto a diverse fluidità, e vi spiegherò come ottenere tessuti a diverse fluidità, è fondamentale per poter trattare tutte le zone, per esempio del viso, ma anche del corpo, collo, décolleté, le mani, per poterle trattare senza correre nessun rischio di visibilità.